Questo posto mi ricorda, pronti per la citazione, Santa Maria Maggiore, Val Vigezzo. Con la differenza che qui siamo decisamente lontani da casa. Bentornati in Bhutan. Nel primo capitolo di questo viaggio vi abbiamo portato con noi tra monasteri e spiritualità. Oggi invece cambiamo ritmo. Questo è il secondo capitolo e vi portiamo alla scoperta di altre zone incredibili di questo piccolo ma enorme regno. Quindi restate fino alla fine e preparatevi a boccheggiare insieme a noi tra trekking tosti, Col bastone per le ginocchia, per tutti gli scalini che ci aspettano. ma assolutamente indimenticabili ai piedi dell'Himalaya. Eccoci di nuovo in viaggio, direzione Pobjika Valley. Succede anche qui, come nelle autostrade della Salerno-Reggio degli anni '80, di rimanere bloccati, scendere, fumarsi una sigaretta. Però le strade, a parte questo piccolo tratto, sono la Svizzera. Fantastiche le strade, veramente tra le strade migliori che abbiamo mai trovato in Asia, proprio a parte Cina e Giappone ovviamente, Singapore. Hello, hi. Sarà la Vale attaccata al fuego. Oggi ce la prendiamo con calma, una mattinata lenta, a passeggiare in una valle che, per certi versi, ci ricorda casa. Cioè, è troppo Santa Maria Maggiore qui. Adesso ci fermiamo a mangiare una bella polenta. E in effetti c'è qualcosa di familiare, i villaggi, i boschi e le montagne tutte intorno. Poi alzi lo sguardo e ti ricordi subito dove sei. La Pobjika Valley è un'ampia valle glaciale nel Bhutan centrale. A differenza delle zone più fertili e coltivate del paese, qui il paesaggio è aperto, essenziale, dominato da paludi e spazi sconfinati. E poi, all'improvviso, puoi imbatterti in loro. Le gru dal collo nero, uccelli rari, quasi simbolici. Ogni anno attraversano l'Himalaya migrando per migliaia di chilometri sopra alcune delle montagne più alte del pianeta. Un viaggio assurdo se ci pensate, e mentre le guardiamo volare non possiamo fare a meno di pensare proprio a quelle montagne. Lo stesso Himalaya che da qui osserviamo da lontano e che ogni volta riesce a riempirci il petto di una strana calma. Chissà se un giorno riusciremo davvero a toccarlo con mano. E poi ci sono questi. Sì, esatto, state vedendo bene. Peni, ovunque. Sui muri, sulle porte, dipinti, scolpiti. No, non è il Red Light District del Bhutan. Siamo nei dintorni del Tempio della Fertilità di Chimi Lakhang, nella Punakha Valley questa volta. Un luogo profondamente legato alla figura di Druppa Kunley, un monaco, diciamo, decisamente fuori dagli schemi. Qui il simbolo fallico non è provocazione, ma protezione. Si crede che tenga lontani gli spiriti maligni e porti fertilità e buona fortuna. E sì, molte coppie da tutto il mondo vengono qui proprio per questo. In generale abbiamo scelto un itinerario molto semplice: trekking e monasteri. Tanti monasteri, uno più bello dell'altro. L'unico problema? Dentro non si può filmare. E forse è giusto così. Non possiamo mostrarvi cosa accade all'interno dei monasteri, ma sono luoghi vivi, fatti di rituali, suoni, gesti quotidiani e una spiritualità che si manifesta in ogni dettaglio. Action! In Bhutan è obbligatorio avere una guida. All'inizio può sembrare una forzatura, ma per noi è stato esattamente il contrario, perché ci ha permesso di vivere momenti come questo e di sentirci più che turisti davvero degli ospiti. Ci spostiamo verso un monastero femminile e appena arrivati questo stupa ci sembra subito familiare. Ricorda tantissimo quello di Bodhanath a Kathmandu. Anche in questo caso non abbiamo potuto filmare, ma sarà per via del tocco femminile. L'interno di questo monastero è davvero un'opera d'arte e passiamo un po' di tempo qui a parlare ovviamente di buddismo e cultura bhutanese con la nostra guida, che ci stupisce con una bellissima sorpresa. Oggi facciamo un picnic con una vista pazzesca. Tra l'altro abbiamo anche appena incrociato il re del Bhutan, è passato a 1 metro da noi in auto, però a quanto pare è una cosa abbastanza comune
l'energia bhutanese è buonissima, ma a volte anche molto molto piccante, però buona. Ammiriamo il Punakha Dzong da lontano, per ora. Nel frattempo ancora trekking. Pronti per l'hiking? Eh sì, prima dobbiamo sopravvivere a questo ponte. Stiamo facendo un hiking tutto in salita che era previsto per domani mattina. Averlo saputo evitavo di mangiare così tanto. In Bhutan questi luoghi non si raggiungono mai per caso, li devi guadagnare passo dopo passo. In cima ci aspetta il Khamsun Chorten, uno stupa relativamente recente costruito nei primi anni del 2000 per proteggere il paese e portare armonia. Non è un monastero abitato, ma un luogo simbolico, pieno di dettagli e significati che, come ormai sapete, non abbiamo potuto riprendere. E quando arriviamo su non sembra tanto un traguardo, quanto una pausa, un punto da cui guardare tutto il resto con un po' più di distanza. Questo ponticello non sembra per niente sicuro. Fa salire il brividino lungo la schiena, Adesso siamo proprio in mezzo, quindi non... Sì. Che bello il fiume, però. Cosa? Che bello il fiume. Meraviglioso. Dobbiamo fare come Indiana Jones nel Tempio Maledetto. Ed eccoci finalmente al Punakha Dzong, dove questa volta i monaci sono davvero tantissimi. Il Punakha Dzong è uno dei complessi religiosi e amministrativi più importanti del Bhutan ed è stato a lungo la capitale del paese. Ancora oggi è la residenza invernale del corpo monastico centrale. L'accesso avviene attraverso un lungo ponte in legno che introduce una struttura fatta di cortili interni, templi e spazi cerimoniali. Oggi siamo tornati a Paro e adesso è arrivato il momento di fare un aperitivo, perché siamo in una birreria dove fanno birre artigianali, proprio di fianco all'aeroporto più assurdo del mondo, ve ne abbiamo già parlato prima, e adesso ci gustiamo questa degustazione di birre in questo posto che è un pub bhutanese molto molto carino. Sono 6 giorni che non tocco alcol e adesso mi hanno portato in questa birreria artigianale e ci stanno dando questi 6 assaggini di cui alcuni hanno anche l'8% di alcol, quindi io stavo dicendo a Mattia che penso che già al secondo non sono ubriaco, perso. Beh, salute allora. Prima, salute. Ma eccoci pronti per un vero e spoiler faticosissimo highlights del viaggio. Siamo pronti per il Tiger Nest. Stavo giusto leggendo le recensioni su Google per l'hiking. Come sono? Dicono tutti che l'hanno fatto più o meno in 5-6 ore. Andata e ritorno. Andata e ritorno. Sì, perché praticamente è il nostro penultimo giorno in Bhutan e siamo pronti, sono le 8:30 del mattino, siamo pronti per andare a vedere uno degli highlights, il Tiger Nest, che è forse il monastero e la cartolina più conosciuta del Bhutan. Solo che c'è un bel trekking da fare, sali e scendi, dovrebbero essere 8 chilometri e appunto Valentina stava leggendo che ci vogliono 5-6 ore, poi ovviamente ce la prendiamo con
con relax, facciamo video, foto come al solito, probabilmente sarà anche il punto più turistico di tutto il Bhutan, però vediamo, la giornata è bella, c'è sempre un po' di foschia in lontananza, fa un po' più freschino qui a Paro, però siamo carichi. Ed eccolo lì, il Tiger Nest, aggrappato alla roccia a oltre 3000 metri. È uno dei siti più sacri del Bhutan, costruito nel luogo in cui, secondo la tradizione, Guru Rinpoche arrivò volando sul dorso di una tigre per meditare. Si parte col bastone per le ginocchia, per tutti gli scalini che ci aspettano. Ci manca ancora un bel pezzettino. Sì, diciamo che dalla base della montagna è tutta salita fino a questo caffè, dove di solito ci si ferma appunto a metà strada per bersi qualcosa. Poi da qui bisogna salire ancora per arrivare al viewpoint, che è il classico punto da dove si vedono tutte le foto del Tiger Nest. Poi da lì inizia una scalinata per scendere e poi bisogna risalire per andare nel monastero. Quindi diciamo che è abbastanza moderato come hiking, come camminata. Ci sta, vale la pena. A dopo. Noi non siamo degli hiker professionisti, quindi non saprei definirlo bene, non saprei dire se è un hiking moderato o un hiking pesante. Stiamo facendo un po' di fatica. Ma la fatica finalmente ci ripaga con questa meraviglia imperdibile. Oggi è un monastero attivo, ma soprattutto un simbolo di isolamento, di devozione e di un rapporto con la natura che qui sembra ancora intatto. Comunque c'è una signora che avrà, credo almeno 80 anni, con la gobba, una signora che ci hanno spiegato che è molto devota al buddismo, che sta facendo questa strada, e io, ha tutto il mio rispetto questa signora, perché ho la metà dei suoi anni e sto facendo veramente, veramente fatica. Complimenti a lei e Assolutamente. alla sua devozione. Ma complimenti anche a noi, dai, come ci siamo riusciti ancora non lo sappiamo. E ci meritiamo finalmente un po' di relax. Bel bagnetto caldo. Yes. Thank you. I guess every time you need like any Praticamente se si vuole l'acqua calda o fredda bisogna bussare e chiedere all'asciuga di aggiungere o acqua fredda all'acqua calda. Quando possiamo adesso però che vogliamo le pietre. Ma tu vuoi le pietre? Ma scusa, è quello il senso di far fuori. Certo, le mette lì nella cosa fuori. Fuori. Dashi the chef. La nostra ultima notte in Bhutan ci regala questa cena in compagnia delle nostre guide e di una famiglia del posto. Gentili e piacevoli, ci fanno sentire davvero a casa, lasciandoci non pensare per un momento alla nostalgia che già stiamo sentendo farsi viva. Siamo pronti a mangiare questo piattone, più che piattino, sembra tutto molto molto buono. Come dicevamo nel primo capitolo, questo non è stato un viaggio come tutti gli altri. Non è solo quello che abbiamo visto, ma il modo in cui l'abbiamo vissuto, con più tempo, più attenzione e meno distrazioni.
Il Bhutan non è un posto che si lascia raccontare facilmente e infatti non è stato semplice lavorare a questi 2 video, ma è proprio questo che lo rende così difficile da dimenticare. Se il video vi è piaciuto fateci sapere cosa ne pensate, se siete già stati qui o se state pianificando di venirci. Ah, e non dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché i viaggi di Paguro Journey non sono finiti, anzi, torneremo prestissimo con qualcosa di totalmente diverso. Ciao amici!